Ma fodissimi! Oggi ci addentreremo negli abissi più profondi dell'animo di Waluigi. Partiremo dalla cima dell'iceberg, dove ci sono gli argomenti più conosciuti, fino a scendere pian piano nelle profondità del mare, con argomenti sempre più sconosciuti, oscuri e angoscianti. Anche se credevate di saper tutto su Waluigi, ci sono degli argomenti talmente ignoti e talmente oscuri che neanche io ne ero a conoscenza. Tutti gli argomenti che tratteremo sono basati su fatti e accadimenti reali, altri invece andranno ben oltre la realtà. Siete pronti per quel che vi aspetta? Se la risposta è sì, non mi resta che darvi il benvenuto all'iceberg di Waluigi. Cosa lega Wario e Waluigi? Che rapporto hanno? Perché sono sempre insieme? In passato ci sono state molte incongruenze riguardanti il rapporto tra i due, infatti inizialmente li consideravano come fratelli. Anche in un wallpaper di Mario Party 7 preso dal sito ufficiale di Nintendo viene denominato come Wario Bros, il che fa pensare che i due siano fratelli, ma attenzione! Non bisogna avere per forza un legame di sangue per essere definiti fratelli o considerati come tali. Infatti, Wario e Waluigi, stando sempre insieme, si potrebbero definire fratelli e Wario potrebbe considerare Waluigi come un suo fratello, anche se di fatto non lo sono. Nintendo in varie didascalie di Waluigi scrive che il legame con Wario è tuttora sconosciuto. Charles Martinet in un'intervista sostiene che sono solo due brave e cattive persone che si sono trovate. Nintendo lo conferma ufficialmente, dato che in Mario e Sonic e Giochi Olimpici di Tokyo 2020 scrive esplicitamente che Wario e Waluigi non sono fratelli. Quindi, cos'è che li lega così tanto? Banalmente, basandoci su tutto ciò, possiamo dire che sono semplicemente amici, ma potrebbe anche non essere così. In molte interviste o righe di testo vengono definiti come partners. Anche Fumihide Aoki, il suo creatore, rispondendo a un commento su Instagram, spiega la loro relazione come un rapporto lavorativo quando hanno un obiettivo in comune. È probabile quindi che una volta compiuto il misfatto i due vadano per strade separate. Questo spiegherebbe perché Wario è ricco di soldi, invece Waluigi è un poveraccio, perché pur lavorando insieme, Wario non condivide con Waluigi la sua ricchezza. Ma secondo voi, che rapporto hanno Wario e Waluigi? Amanti? In più di un'occasione Nintendo ha sempre ribadito che Waluigi pensa di essere la nemesi di Luigi. Ma perché Waluigi pensa di essere la sua nemesi? Dovrebbe essere ovvio che lo sia, no? A quanto pare no. Perché Waluigi non è sicuro che Luigi lo temi veramente. Dato che la prima volta che si sono incontrati in Mario Tennis, Luigi ha detto di non essere preoccupato per Waluigi. Anche qui qualcosa non torna, perché Luigi ha paura di tutto, ma non di Waluigi? Questo punto lo analizzeremo più in profondità nell'iceberg. Il carattere di Waluigi è autocommiseratorio, tende sempre a far ricadere la colpa su di sé e pensa di non essere all'altezza. Quindi lui crede di essere la nemesi di Luigi, ma non è sicuro che venga considerato come tale. Il cappello è un simbolo molto importante, tant'è vero che Mario, se perde il suo cappello in Super Mario Sunshine, la vita gli diminuisce a poco. Quindi il cappello è curato in ogni minimo dettaglio e ognuno ha la sua iniziale ricamato su di esso. Ma non Waluigi. La L che ha Waluigi sul suo cappello non è cucita, ma è un banalissimo sticker che si sta anche scollando. Ma perché? Così sembra quasi che Waluigi, per appartenere al gruppo, abbia copiato in fretta e in furia il loro stile, prendendo un cappello abbandonato da tutti, senza né iniziale né proprietario, un pacchetto di sticker a forma di L e appiccicato al contrario per imitare la M capovolta di Wario, ma con la L di Luigi. Per quale motivo? Che stia solo cercando il suo posto al sole? In Mario Party 3
alla fine di un lungo calvario per ottenere tutti gli adesivi stella, arrivati all'ultimo adesivo, la stella del misfatto, nella confusione Bowser la fa volare via proprio nelle mani di Waluigi. Inoltre la stella del misfatto gli calza a pennello, ma sfida lo stesso il giocatore per vedere chi la otterrà sul suo personalissimo tabellone di Waluigi's Island. Anche se questo tabellone non apparteneva a Waluigi, lo ha rubato. Il tabellone inizialmente apparteneva a Luigi. Infatti possiamo notare che sull'isola sono presenti vari loghi e statue che raffigurano Luigi, ma Waluigi con la sua mangrovia di piante piranha sta sradicando tutte le tracce di Luigi, sostituendoli con i suoi cartelloni e statue, creando a poco l'isola più infame e disgraziata di tutto quanto il regno dei funghi, piena di trappole, trucchi e tranelli in pieno stile Waluigi. E voi, siete riusciti a sbloccare questo tabellone in Mario Party 3? Sappiamo tutti che Mario e Peach si amano, di conseguenza specchiamo la cosa anche per Luigi e Daisy, anche se è un po' meno palese. Wario sta a posto con i money, ma la dolce metà di Waluigi chi è invece? Sappiamo dalla guida ufficiale di Mario Party 4 che Waluigi ha una cotta per la principessa Daisy, ma lei non ricambia il suo affetto. Questo si può dedurre da diversi fattori, infatti se si mettono in squadra insieme il nome del loro team è appuntamento imbarazzante. In Mario Baseball non funzionano molto bene insieme e in Fortune Street quando Daisy capita su uno dei negozi più cari di Waluigi si dichiara disgustata, invece quando capita su uno di quelli più economici ovviamente non è sorpresa dato che appartiene proprio a Waluigi. Dopo molti anni è possibile che sia comparsa una nuova fiamma per Waluigi. Questa volta si tratta della principessa Rosalina, dato che Nintendo sta iniziando ad accostare i due in diverse occasioni. Pensate che Rosalina sia la giusta metà per Waluigi o pensate sia Pauline? Se l'argomento vi interessa possiamo approfondirlo in un video futuro. In Mario Party 4 e 5, quando due personaggi vengono accoppiati, la squadra prende un nome diverso a seconda della combinazione. Quindi il team composto da Waluigi e Mario prende il nome di Pseudo Bros, falsi fratelli, perché Waluigi essendo il corrispettivo malvagio di Luigi e Luigi essendo il fratello di Mario, in un certo senso Waluigi potrebbe anche essere il fratello di Mario e quindi andare ipoteticamente d'accordo. In fondo Waluigi odia Luigi, per quanto riguarda Mario non ha nulla contro di lui, ma essendo la nemesi di Wario, per spalleggiarlo lo odia a sua volta, anche se in fondo tanto odio verso di Mario non lo provi davvero. La leggenda narra che esista un rarissimo gioco di Waluigi per il Nintendo 64 e che addirittura sia il primo gioco 3D della storia. Dicono che non esista, ma una piccola nicchia di persone nel mondo lo possiede, tra cui il sottoscritto. Praticamente Taco Stand doveva essere il gioco di lancio del Nintendo 64, introducendo un nuovo personaggio del mondo di Mario. Ma per alcune controversie culturali Nintendo è stata costretta a cambiare tutto e utilizzò i vari assets per Mario 64, il gioco che sostituì Taco Stand, facendolo così però sprofondare nel dimenticatoio. Nintendo aveva in programma anche una campagna marketing con la nota catena Taco Bell, che però fece lo stesso, anche se senza Waluigi Taco Stand non aveva più molto senso. Le copie rimaste in circolazione erano pochissime e oggigiorno sono una vera e propria reliquia per i collezionisti. In pochi si ricordano di questo gioco, le uniche copie che sono arrivate a noi sono dovute a qualche rimasuglio di magazzino che non è stato sovrascritto da Mario 64. Avete presente che ogni copia di Mario 64 è personalizzabile? E molti giocatori hanno riscontrato eventi strani e insoliti. Tutto ciò è dovuto proprio a questo. È Waluigi che cerca di manifestarsi attraverso dei fenomeni per far capire che Waluigi Taco Stand è lì e non è solo una leggenda. Infine, l'iconico main team di Taco Stand è stato riciclato nei negozi di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Con questi argomenti abbiamo solo scalfitto la superficie dell'iceberg, ma è ora di addentrarci nelle profondità. Vedrete cose che non avreste neanche immaginato.
Come ben sapete, Nintendo non ha sempre prodotto videogiochi. Infatti inizialmente produceva carte da gioco ed era aperta a molti altri settori. Uno di questi settori erano gli hotel, ma non un hotel qualsiasi. Nintendo possedeva un Love Hotel. PEGI 18 per intenderci. Questo accadde negli anni 60 e durò per poco tempo, ma un paio di decenni dopo Nintendo tornò sotto le luci rosse. Come campagna marketing per Mario Party 3, Nintendo creò uno spot della Waluigi Hotline. Il numero ovviamente è oscurato e lo spot andò in onda una sola volta, per poi essere ritirato. Avete avuto l'occasione di fare una conversazione hot con Waluigi? Se sì, fatemi sapere ogni dettaglio. In Mario 64 giravano voci che fosse possibile sbloccare Luigi eseguendo determinate azioni, incentivate soprattutto dall'ipotetico messaggio presente sulla fontana Alice Real 2401. Quando però uscì il remake sul DS che includeva sia Luigi che Wario, l'attenzione si spostò sul quarto membro dell'iconico gruppo, ovvero Waluigi. Iniziarono dunque a girare voci che fosse possibile sbloccare Waluigi nel gioco. A rafforzare questi rumor è il fatto che nella versione beta erano presenti dei conigli viola che si pensasse servissero proprio per sbloccare Waluigi, ma nella versione finale del gioco non ce ne sono tracce. Li possiamo trovare però ancora sul manuale di gioco, facendo insospettire la faccenda. Ma la situazione si infiamma quando su internet appare uno scan della rivista Nintendo Power, dove spiegavano come sbloccare Waluigi. Le spiegazioni però erano tutte molto vaghe e generiche, ma il tutto era correlato da delle immagini molto dettagliate e con anche il modello 3D di Waluigi. Fino ad oggi nessuno lo ha trovato. Di certo la quarta porta stranamente grigia non desta pochi sospetti e sembra tutt'oggi che qualcosa non quadri. Come il suo predecessore sul 64, anche il remake sul DS è avvolto da un velo di mistero. Dopo tanti anni di distanza si è scoperto che Luigi era veramente in Mario 64, ma fu scartato. Quindi chissà se in un futuro anche non troppo lontano si scopra che sul DS doveva esserci veramente Waluigi e che finalmente poteva trovare il suo posto al sole, solo che fu scartato per un motivo o l'altro. Mario Striker è un normalissimo gioco di calcio. E Waluigi ha dato il meglio di sé, facendo uno dei gesti più iconici e impensabili per un gioco Nintendo, ma perfettamente nel suo stile. Tutto il suo carisma si materializza in un'inquietante entità oscura, presente nella versione beta del gioco. Infatti, scavando nei file di gioco possiamo trovare che quella sagoma oscura in realtà è il vecchio look che avrebbe dovuto avere nel gioco finale. Di certo sono dei vestiti abbastanza particolari, anche se conciato in quel modo sembra più un rapper che un calciatore, ma rimane comunque molto sexy. Nel 2000, quando uscì Mario Tennis 64, dove debuttò Waluigi, Nintendo, per promuovere l'uscita del gioco, creò un piccolo flash game sul loro sito ufficiale, nella pagina dedicata a Mario Tennis. Questo gioco è importantissimo, dato che si trattava del primo gioco con protagonista Waluigi. Si tratta di Foot Fault, consisteva nel tagliare le unghie sporche e puzzolenti di Waluigi. Il titolo del gioco, Foot Fault, fallo di piede, è un termine utilizzato nel tennis, indica un infrangimento delle regole dovuto al malposizionamento del piede durante il servizio. Quale onore più grande poteva darci Nintendo se non tagliare le unghie dei piedi di Waluigi? Sarà feticismo? No, non credo. Se si vanno a ripescare i file del vecchio sito di Mario Tennis, abbiamo la conferma che questo gioco è esistito veramente. Infatti possiamo vedere due file riguardanti questo oscuro flash game con protagonista Waluigi. Molti hanno un ricordo molto netto di questo gioco. Io purtroppo non c'ero per poterlo provare. Per caso voi avete avuto l'occasione di giocare al primissimo gioco di Waluigi? In un episodio del Super Mario Bros. Super Show, Mario e Luigi, vagando per il deserto, si imbattono in un taco stand, gestito da questa signorina qui, che ha una certa somiglianza con la principessa Daisy. Inoltre, potremo anche trovarci a Sarasaland.
Continuando nell'episodio a difesa del taco stand, compare questo tizio mascherato e vestito di viola, con i baffi, la frusta e il numero 0. Queste sono tutte caratteristiche riconducibili a Waluigi. Viola e baffuto ci sta. Poi in Mario Striker il numero sulla sua divisa è 0 e inoltre per effettuare l'attacco speciale usa proprio la frusta. Un po' troppi dettagli per essere solo una coincidenza, no? A fine episodio si scopre però che il tizio mascherato era proprio la signorina che gestiva il taco stand. Ma perché Daisy si sarebbe dovuta travestire da Waluigi? Che abbia preso ispirazione da lui? O è invece Waluigi che un giorno ha preso possesso del taco stand travestendosi da questo tizio? Voi che ne dite? Forse è proprio a causa di questo dispetto che Daisy non può vedere Waluigi. Come sta proseguendo? Quante di queste conoscevate già? Lo sapevate che esiste un gruppo ancora più scuro di questo iceberg? Il gruppo baffuto privato riservato agli abbonati. Deprime, leak e molto altro. Ma continuiamo la nostra discesa. L'idea di un Luigi cattivo esisteva già 6 anni prima della sua apparizione in Mario Tennis. Comparve in una piccola gag visiva di un manga di Mario e Wario del 1994, dove Wario immaginava un Luigi cattivo. Questo è quello che avremmo ottenuto da un ipotetico Waluigi. Il design è un po' pigro, dato che ha solo una W e una L sul cappello, però le basi c'erano già. Ma perché Wario ha avuto questo pensiero? Di certo si trovava in svantaggio e solo contro i fratelli Mario. È probabile che da quel momento andò in cerca di un suo fratello, incontrando per caso Waluigi. Oppure potrebbe essere lo stesso Wario ad aver creato Waluigi, dato che conosciamo e abbiamo visto Baby Mario, Baby Luigi, Baby Wario, ma mai Baby Waluigi. Di conseguenza non abbiamo conferma del suo passato. Inoltre non siamo neanche sicuri che abbia l'ombelico, perché quando è nudo non si vede. Che sia stato il professor Strambic a crearlo in laboratorio, nel tentativo di dare vita all'essere perfetto. Se è così ci è riuscito. Oppure Wario, con i suoi poteri ipnotici derivanti da Wario Land 2, avrà convinto una povera persona di unirsi a lui nelle sue malefatte? In Mario Party 4 possiamo vedere in esclusiva l'interno della casa dei regali di Waluigi, in modo da ottenere più informazioni sul suo stile di vita, dato che ogni oggetto ha la propria descrizione. Iniziamo dal calendario appeso al muro con la foto di Waluigi e che ogni giorno della settimana risulta essere domenica. Quindi sarà sempre festa. Poi la sedia, semplice, funzionale e ingannevole. Questo fa pensare che in fondo non sia una semplice sedia, ma che nascondi qualcosa di losco. Forse qualche molla che ti sbalza in aria o che attiva qualche passaggio segreto. Questo è lo scaffale di Waluigi, sembra in buone condizioni. Questo sembra in buone condizioni fa pensare che si regge un po' per miracolo. E se qualcuno lo tocca, si distrugge. Questa è la doccia di Waluigi. Ha la forma di una pianta piragna, ha una buona pressione e sputa fuoco. Devo dire che a Waluigi gli piace fare docce calde, forse è per questo che è così hot. Ovviamente è accompagnato dalla vasca di Bowser, dove l'acqua è sempre a 1000 gradi. Questa è la bambola di Waluigi. Sembra che stia progettando un nuovo schema malvagio. Tutto l'arredamento è un po' ambiguo, per non parlare delle tapparelle con l'enorme gamma stampata sopra. Waluigi è un personaggio intriso di misteri, non sappiamo molto su di lui, ma abbiamo un'informazione molto particolare però, che ha una forza estrema nelle gambe. In Super Smash Bros. È in grado di sotterrare i nemici utilizzando solo le sue gambe, nello stesso modo in cui in Mario Party 3 ha massacrato Bowser senza il minimo sforzo, dove nella stessa situazione Mario sarebbe ricorso a un power up o ad altri stratagemmi. La manifestazione degli strani poteri di Waluigi non finiscono qui, essendo l'unico personaggio in cui in Mario Tennis 64 quando segna un punto gli occhi emettono un inquietante luccichio. Sempre in Mario Tennis, ma su GameCube, Waluigi è in grado di nuotare nell'aria, o meglio si crea un provvisorio specchio d'acqua in cui può muoversi nuotando.
Una mossa un po' inconsueta. Waluigi non è come tutti gli altri nel regno dei funghi. Non sappiamo quale sia l'origine del suo straordinario potere. Forse l'affetto e l'amore dei fan sparsi per tutto il mondo. Piccola parentesi per chi volesse sapere l'effettiva forza di Waluigi con calcoli matematici. Su Reddit ho trovato un paio di calcoli basandosi sul fatto che Bowser sia sopravvissuto a un buco nero e che Waluigi abbia sconfitto Bowser con solo l'uso delle gambe. Facendo un paio di calcoli poco raccomandabili, si ricava che la potenza di Waluigi è di 4,17 per 10 alla 45esima joule. L'energia di un buco nero che inghiotteirebbe l'intero sistema solare, altro che posto al sole. Negli ultimi anni la fanbase di Waluigi è cresciuta esponenzialmente e ciò ha portato a un notevole incremento della quantità di contenuti riguardanti Waluigi, a tal punto di far resistere Waluigi in tantissime forme e dimensioni differenti, dalle più banali alle più disperate. Se andiamo sul nostro motore di ricerca e digitiamo la parola Waluigi con a fianco qualsiasi nome di oggetto, animale o cosa, lo troveremo. È consigliabile scriverlo in inglese per avere un range più ampio. Ve ne mostro un paio. Waluigi giraffa, Waluigi bruschetta, Waluigi The Rock, Waluigi burger, Waluigi in una vasca di tortellini, c'è di tutto! E il fatto è che non sono stati creati dall'intelligenza artificiale tanto per, ma sono stati creati con intenzione, alcuni sono abbozzati, altri invece sono fatti veramente bene. Provateci e fatemi sapere cosa avete trovato, sbalorditemi. Pensate di aver sentito tutto? Bene, questo non è niente a confronto a quello che starò per dire. Negli ultimi anni si è sviluppato uno strano fenomeno riguardante Waluigi, una specie di strano culto, facendo interpretare a Waluigi diverse divinità. E soprattutto si possono addirittura acquistare come santini da avere in casa. Ma se le statuine non vi bastano, esistono e sono acquistabili online delle tavole Ouija di Waluigi, chiamate Waluigi Board. A parte il gioco di parole, si pensa che queste tavole possano aiutare a comunicare con Waluigi. Perché, per quanto detto prima, appunto, si pensa sia una divinità. Ma attenzione, sono strumenti molto pericolosi e bisogna diffidare dalle imitazioni. Infatti, quelle contenenti tutte le lettere dell'alfabeto sono fasulle. Le uniche autentiche sono quelle che contengono solo la W e la A. Con quella c'è una grande probabilità di star parlando proprio con Waluigi. La fanbase di Waluigi esisteva ancora prima del suo debutto in Mario Tennis il 21 luglio del 2000. Esisteva ed esiste tutt'oggi un sito internet chiamato Waluigi's World, creato forse dal primissimo fan di Waluigi della storia. La creazione del sito risale al 18 aprile del 2000 alle ore 5:35 del pomeriggio, da un certo Claris che stava utilizzando la versione di prova gratuita di 30 giorni. Questo sito fu creato ben 3 mesi prima del debutto ufficiale di Waluigi. Inoltre, quando questo sito fu creato, c'era solo la data di uscita per il Giappone, ma non ce n'era ancora una per il resto del mondo. Scrive anche: spero che Nintendo continui ad usare Waluigi nei suoi giochi. Aspettatevi presto una petizione per mantenere Waluigi in vita. Praticamente ancora doveva uscire e già lo volevano in altri giochi Nintendo. È impressionante che dopo più di 20 anni ci ritroviamo nella stessa situazione, sperando e aspettando che Nintendo gli dedichi un gioco. Ma non finisce qui, dato che il sito contiene una sezione dedicata alle fan art. E queste qui probabilmente sono le primissime fan art fatte su di lui. Il sito include anche una sezione storia, dove dà una piccola introduzione a Waluigi. Ma le ultime parole fanno riflettere molto. Forse un giorno diventerà il nuovo Mario dell'industria del gaming. Si può solo sperare. Sono le stesse identiche parole che tutti i fan di Waluigi tutt'oggi hanno detto almeno una volta. Questo sito trascende il tempo e la situazione non è cambiata. E non è un bene. Nel settembre del 2023 il creatore di Waluigi,
Fumihide Aoki approdò su Instagram con il nome di Yuzump. Sul suo profilo sono presenti molti disegni di Golden Sun e statuine, essendo appunto l'art director del gioco. E fin qui nulla di strano, fino a quando non postò un disegno di Waluigi misto a Lupin. Bellissimo, dopo tanti anni aveva avuto finalmente un nuovo disegno di Waluigi fatto dal suo creatore. E da lì molti commentarono sotto i suoi post, tra cui il sottoscritto, chiedendogli varie informazioni su Waluigi, un'occasione veramente unica. Anche perché non erano in molti a seguirlo, solo in pochi sapevano chi era realmente lui. E di conseguenza lui rispondeva a tutti i commenti, una cosa rarissima. Ad esempio alla domanda "come immagineresti un gioco di Waluigi?", lui rispose che lo immaginava come un gioco stealth. E credo personalmente che questo genere gli calzi a pennello. Anche perché a Nintendo gli manca questo genere nei suoi titoli. E Waluigi potrebbe essere una buona occasione per sperimentare con questo nuovo genere. Più avanti postò un altro disegno. Waluigi sulla moto torcibruco che imita l'iconica posa di Akira come speciale per i 1000 follower. E anche qui nei commenti gli vennero chieste alcune cose. Come hai scelto il colore per Waluigi? Perché il viola è il complementare del giallo. Perché in Mario Tennis 64 gli brillano gli occhi? Perché volevo che avesse una feature distintiva. E il problema arriva quando posta i bozzetti e il modello 3D di Wapeach. Essendo una notizia clamorosa, si diffuse in poche ore. Tanti ne parlarono su YouTube e anche GameXplain. Arrivarono tantissimi like, commenti e follower da far triplicare il suo attuale numero di iscritti. Fanart, meme, animazioni nel giro di pochissimi giorni. Purtroppo questa notizia si diffonde un po' troppo, arrivando probabilmente anche a Nintendo e a Camelot. Da un momento all'altro i post di Wapeach furono cancellati e i commenti sotto i post di Waluigi disabilitati. Dopo un po' cancellò anche i post di Waluigi e rese l'account privato. Da quel giorno non postò più nulla e ai commenti sugli altri post rimasti rispose solo con un like. Una fine tragica, potevamo finalmente parlare con il creatore di Waluigi e avere più informazioni su di lui, ma all'improvviso tutto quanto è crollato. Ma perché ha cancellato i post su Waluigi? Posso capire Wapeach che è materiale confidenziale e Nintendo non ne permette la divulgazione senza il suo consenso. Ma perché anche le fanart di Waluigi? Forse Aoki le ha cancellate per eliminare ogni collegamento tra lui e Waluigi e avere eventuali problemi legali? Di certo l'ha combinata grossa, in perfetto stile Waluigi. Per fortuna alcuni commenti sono stati salvati sotto forma di screenshot, tranne uno che non ho fatto in tempo a salvarlo, ma l'avevo letto. Praticamente un utente aveva chiesto se esisteva qualche design beta di Waluigi. Aoki rispose di sì e disse che lo avrebbe pubblicato appena un giorno l'avrebbe ritrovato tra le scartoffie. Credo che dopo le cose che sono successe con Wapeach trovo difficile che possa rilasciare un'informazione del genere. Chissà se a futuro, quando le acque si saranno calmate, riprenderà a postare cose su Waluigi. Magari con il consenso di Nintendo. Fumihide Aoki ci ha permesso di vedere il design di Wapeach, che altrimenti sarebbe rimasto oscuro in eterno. Nel 2024, in una piccola cittadina europea, c'è stata una manifestazione in una piazza pubblica piena di persone, dove hanno dato fuoco a una statua di Waluigi alta più di 5 metri. Se non mi credete c'è il filmato intero di 10 minuti, Comunque, per quale motivo hanno dato fuoco a Waluigi? È una protesta contro Nintendo per avere finalmente un gioco su Waluigi? È una protesta di odio verso Waluigi? Questa in realtà è una tradizione che si celebra ogni anno in questa cittadella. Consiste nel bruciare una cattiva persona in maniera simbolica. Quindi, chi si è occupato di creare la struttura avrà preso come riferimento Waluigi, essendo un tipo losco e di tendenza negli ultimi anni. Questa celebrazione viene seguita dal carnevale. Tradizione a parte, dare fuoco a Waluigi è scandaloso. Waluigi e Wario in realtà non sono mai esistiti. Anzi, esistono, ma sono la personificazione di alcuni dei desideri e di alcune delle personalità
più oscure presenti nel nostro inconscio. Vi spiego meglio. Nel caso di Waluigi, egli rappresenta tutto ciò che Luigi vorrebbe essere. Luigi è timido, pauroso ed è spesso all'ombra di suo fratello Mario. Waluigi invece cerca sempre di spiccare, trovando il suo posto al sole, uscendo dall'ombra e non ha paura di nulla. Questo spiegherebbe perché in Mario Tennis 64, quando apparve Waluigi, Mario fu sorpreso, ma Luigi disse di non essere preoccupato. Come? Luigi ha paura di tutto e non si lascia neanche scomporre dalla sua nemesi? Questo perché è egli stesso. Luigi e Waluigi coesistono allo stesso tempo. Quindi in teoria Waluigi e Luigi non potremo mai vederli insieme perché sono la stessa persona. Tipo i film The Mask con Jim Carrey, la maschera realizza i propri desideri e ti trasforma in un'altra persona. Quindi Waluigi è sempre Luigi. Quando la parte malvagia di Luigi prende il sopravvento, si trasforma in Waluigi, combinando disastri in giro e dando sfogo a tutto quello che Luigi vorrebbe fare, ma che reprime per un motivo o per un altro. Stesso discorso ovviamente vale per Wario e Mario, però a quanto pare il loro lato malvagio ha preso talmente potere e sopravvento che si sono separati, generando Mario e Luigi che sono il bene e Wario e Waluigi che sono un concentrato di pura malvagità, impersonificando tutti i loro più oscuri e profondi desideri e portandoli all'eccesso. Ognuno di noi all'interno di sé ha il proprio Waluigi ed è in grado di fare cose di cui non siamo capaci, di diventare ciò che vorremmo essere, ma va controllato perché se prende il sopravvento può creare un sacco di casini. Infatti Waluigi si è diviso da lui, impersonificando tutti i suoi più oscuri e repressi desideri e portandoli all'eccesso. Baffodissimi, con questo abbiamo toccato il fondo dell'iceberg. Waluigi, pur non avendo un proprio gioco e di conseguenza una backstory quasi nulla, è uno dei personaggi più oscuri e complessi dei giochi di Mario. Ed è questo che gli dà così tanta personalità e mistero. Un personaggio ancora acerbo che potrebbe svilupparsi in tantissimi modi bizzarri e intriganti. E se fosse proprio questa la sua caratteristica? Rimanere perennemente nell'ombra, disprezzato da tutti nel regno dei funghi? E che Nintendo non fa un gioco su di lui proprio perché deve rimanere un personaggio miserabile, inconsiderato e rifiutato da tutti? Se Waluigi brillasse, tutte le sue caratteristiche andrebbero perse. Poi non sarebbe più un personaggio così oscuro e misterioso come lo è stato finora. Comunque, tralasciando tutto, spero che un giorno o l'altro Waluigi trovi il suo posto al sole. A proposito, se siete stati attenti, vi sareste accorti che ho utilizzato in più volte e in diverse occasioni l'espressione che Waluigi possa trovare il suo posto al sole. Questo perché nelle 3 del 2019, in una sezione Q&A con Charles Martinet, un fan gli chiese cosa ne pensava di Waluigi in Smash e Charles rispose che Waluigi avrà il suo posto al sole. Mio caro Charles, spero veramente che sarà così, ma anche se sarà, non sarei più tu a doppiarlo come una volta. Baffodissimi, volevo ringraziarvi per essere arrivati fino qui e volevo ringraziarvi dopo più di un anno per i 1000 iscritti, dato che questo video era stato pensato come speciale per questo grande traguardo, ma ci è voluto più tempo del previsto per realizzarlo. Il copione è stato riscritto più volte, ho tolto e aggiunto pezzi e man mano trovavo altre informazioni. L'ho anche riscritto perché non mi sembrava all'altezza di tutto ciò. Il primissimo iceberg di Waluigi della storia. Ma ditemi, c'è qualcosa che vi ha colpito? Conoscete altri oscuri segreti riguardanti Waluigi? Ma soprattutto, quante volte ho detto Waluigi? E siete sicuri di aver colto ogni dettaglio di questo video? Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti, non prima però di aver lasciato un baffodissimo like e di aver attivato la campanellina delle notifiche. Dall'iceberg di Waluigi è tutto, io e gli UG Studios vi ringraziamo e ci vediamo al prossimo baffodissimo video. Possiamo andare che sto morendo di freddo, Come la barca è salpata senza di noi e ci hanno lasciato qua. E ora?